Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, tendenze energetiche generali per la prima metà di maggio 2023. Cari amici dei gemelli, abbiamo la carta dell'appeso. Quando c'è la carta dell'appeso si parla di un periodo di riflessione, un periodo diciamo tranquillo. Normalmente è una fase di stasi, però tenete presente che quando c'è l'appeso c'è la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista e di, diciamo, prendere consapevolezza di un'altra realtà. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io intanto, come ricordo sempre, sono letture generali, sono fatte per un collettivo, ragazzi, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione trovate il link ad un video che spiega proprio come unire più oroscopi. È una guida. Trovate anche il link al corso di tarocchi di livello intermedio, trovate il link al video che vi spiega di che cosa parla tutta la sezione degli abbonamenti e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Ragazzi, partiamo con un 9 di spade, un fante di coppe, un 4 di coppe, un 10 di spade, un 6 di denari, la temperanza e un 6 di bastoni. Allora, devo dire che con questo 9 di spade iniziale c'è qualche questione, magari legata al passato, sulla quale state ancora riflettendo, avendo questa carta dell'appeso. Quando c'è un 9 di spade è perché in realtà il problema non c'è più, però c'è ancora il ricordo di questo problema e di conseguenza si soffre ancora per il ricordo. Il fante di coppe è un'energia fresca, devo dire che potrebbe essere una persona intorno a voi o potreste essere voi, adesso poi lo andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi. Potreste essere voi, perché con questo 4 di coppe ho come la sensazione che qualcuno abbia paura di essere respinto, di essere rifiutato. E poi andiamo a questo 10 di spade, che è una carta che in un certo senso la sento risuonare con l'appeso, perché è una carta che indica la necessità di terminare un ciclo, di chiudere un certo capitolo della vostra vita e un certo capitolo anche di sofferenza. Qui avete 9, 10 di spade appeso. Nella seconda parte della lettura abbiamo il 6 di denari, la temperanza e il 6 di bastoni, ma andiamo a vederle poi dopo direttamente con i mini tarocchi. Partiamo con il 9 di spade, andiamo a vedere che cosa riesco a dirvi di più. Allora abbiamo un 8 di spade, l'appeso nuovamente e un 8 di coppe, che se ci avete fatto caso era rimasto prima sul fondo mazzo. Dunque, con l'8 di spade la sensazione che ho è che siate voi a vivere proprio ancora volutamente, forse anche un po' nel passato o nella sofferenza che vi ha creato il passato. Tenete presente che c'è l'appeso e l'8 di coppe. Avete bisogno di allontanarvi, di far terminare questo momento di sofferenza, ok? Sofferenza è giusto buttarla fuori, è giusto piangere, è giusto esternare le emozioni che abbiamo dentro, però è anche vero che poi non bisogna sedersi in queste emozioni, perché sennò invece che un circolo virtuoso si innesca un circolo vizioso, cioè rischiate di andare sempre sempre più giù. Andiamo a vedere il fante di coppe. 6 di denari nuovamente e il mago. Datemi un'altra carta per piacere, grazie. 3 di bastoni. Sì, ragazzi, fatemi vedere anche il 4 di coppe.
Perché ho l'impressione, 10 di bastoni e asso di denari. Ho come l'impressione che questo fante di coppe, essendo appunto un fante, è un'energia piena di entusiasmo, ma fondamentalmente come se non sapesse ancora bene come dirigere questo entusiasmo. Essendo un fante di coppe, potrebbe essere che qualcuno venga a farvi una proposta, o potreste essere voi appunto a fare una proposta. Adesso qui sinceramente non mi è chiaro, ragazzi. Volevo provare a spiegarvelo un po' di più, ma non so se siete voi o se è l'altra persona. Quello che si vedo con questa serie di carte, con il 6 di pentacoli al contrario, il mago al contrario e il 3 di bastoni al contrario, fate attenzione perché è come se fosse una promessa o una proposta che lascia un po' il tempo che trova. Nel senso che poi una promessa, a parte che pare non essere in equilibrio, ma pare anche essere una promessa o un'offerta o una proposta che potrebbe più limitarvi che farvi espandere. E difatti qui avete questo 4 di coppe perché o è la paura di essere rifiutati o vorreste rifiutare questo tipo di proposta. Datemi un'altra carta per i 10 di bastoni. È come se, è come se fosse una proposta, sì, ma non fosse abbastanza per voi. Non è un cavaliere, è un fante. Normalmente quando i fanti fanno le promesse, soprattutto quello di coppe, queste promesse sono un po' vane, non perché vogliano illudervi volontariamente, ma perché semplicemente sono persone che si fanno prendere talmente tanto dalle emozioni che nel momento dell'emozione parlano di promesse, fanno magari progetti e poi invece quando passa, diciamo, quel momento emotivo, passa anche la promessa. Andiamo a vedere questo 10 di spade. Cavaliere di pentacoli e 7 di spade. Sicuramente ragazzi, piano piano qualche cosa verrà a galla. Vi ricordo che qui l'appeso ce l'avevate al contrario, come se ci fosse qualche cosa che deve essere sbloccato o che verrà sbloccato, ok? Però avendo questo 7 di spade, può essere che venga veramente fuori qualche questione che prima era un po' più nascosta. È un po' una carta di lasciare andare anche quando è al contrario. Andiamo avanti con il 6 di denari, perché la seconda parte del periodo vi dico che è molto meglio. Allora, qui abbiamo un altro fante, quindi potrebbe essere un'altra persona, perché giustamente abbiamo anche un 2 di pentacoli, ma è una cosa un po' più in equilibrio nella seconda parte del mese. Questo tipo di relazione o questo tipo di situazione, un po' come se uscisse dagli alti e bassi, ci fosse molto più equilibrio tra le due parti. Più apertura, più generosità. Andiamo a vedere però la temperanza, perché giustamente, ok, abbiamo un fante, oh scusate, un matto e un cavaliere di coppe. Mm. Allora, devo dire che se nella prima parte mi sembrava un po' carente di concretezza questo tipo di promessa, nella seconda parte del periodo, quindi nella seconda settimana di maggio, qui qualche cosa potrebbe cambiare, potrebbe arrivare quella promessa, quell'offerta, potrebbe essere di lavoro o ragazzi potrebbe anche essere un'offerta di tipo romantica perché comunque c'è un cavaliere di coppe. Il punto è che ho la sensazione che siate voi che non vi fidiate, un po' per il vostro modo di vedere le cose, un po' perché appunto avendolo appeso siete in una fase un po' statica. Anche il Cavaliere di Pentacoli indica comunque un'energia molto lenta. Andiamo a vedere il 6 di bastoni, perché il 6 di bastoni è una carta di asso di coppe
e regina di coppe. Allora, direi che il 6 di bastoni è una carta di successo, è una carta di riuscita, è una carta anche di qualcuno che riesce o comunque ha la capacità di essere un punto di riferimento. Qui abbiamo l'asso di coppe e la regina di coppe. Allora, l'asso di coppe ve li metto qua perché comincia a esserci il riflesso della luce. L'asso di coppe è un inizio abbondante, è anche l'innamoramento, è anche una nuova passione. Allora, qui dipende se per voi risuona come una lettura, diciamo, familiare, piuttosto che lavorativa, piuttosto che romantica, ok? Diciamo che il movimento è che qui c'è un po' di titubanza, a parte la bassa energia con cui si inizia il periodo, ma è una cosa che causate voi stessi. A parte un po' di titubanza iniziale, io direi che le cose poi vanno per il meglio. C'è comunque, ci sono 2 6, quindi c'è armonia, c'è equilibrio, c'è la possibilità di far nascere qualcosa di nuovo, eh. La regina di coppe, al contrario, vi, diciamo così, esorta a, mi verrebbe da dire a controllare, ma non è la parola giusta, a moderare i vostri sbalzi emotivi, perché sento che molto di questo lo fa appunto il fatto che vi lasciate trasportare troppo dal vostro stato emotivo. Fatemi sapere poi come vi risuona. Andiamo a vedere una frase su cui meditare in questo periodo. Verifico quale sia la mia vera necessità e agisco di conseguenza. Questa è molto bella perché, ragazzi, la vera necessità, che cosa fate realmente perché voi ne avete bisogno e che cosa fate invece perché è l'aspettativa di qualcun altro o perché semplicemente avete bisogno che qualcun altro vi accetti, vi veda, vi tenga in considerazione. Interessante questa, eh? In un certo senso nasconde un po' quello che è un'analisi, diciamo così, del proprio ego. Quando uno si rende conto, di quali sono i bisogni egoici, cioè i bisogni dettati solo dal fatto di aver conferme dall'esterno, uno impara un attimino a staccarsi e dire: ma al di là della conferma, quella roba lì lo voglio veramente? È quello che mi soddisfa o è semplicemente quello che mi serve per sentirmi accettato dagli altri? Interessante, fatemi sapere nei commenti come vi risuona. Andiamo a vedere ancora un oracolo dei guerrieri di luce. Vediamo che consiglio vi danno. Bellissima. Allora, questa innanzitutto parla della stella blu. Ed è praticamente la stella, diciamo, si dice che l'anima sia come una fiamma blu così, blu elettrico, no? E questa stella è un po' come se vi dicesse che è la luce, della vostra innata compassione, della vostra compassione interna. E dice di seguire questa luce, questa sorta di compassione, perché vi porterà attraverso la verità che risiede nella vostra anima. Quindi è un po' qui come il pulire la mente e diciamo imparare ad ascoltarvi anche un pochettino di più. Tutte e due vanno bene. Ragazzi, quando succede qualche cosa che ci fa arrabbiare, o almeno questo è quello che ho notato per me, quando succede qualche cosa che ci fa arrabbiare, e ci rendiamo conto che la persona magari non lo fa con l'intenzione di ferirci, ma lo fa perché è ingenua, fondamentalmente. Ehm, Non si può rimanere arrabbiati a vita perché non è che quella persona appunto lo abbia fatto apposta. Ok, quindi bisogna anche un attimino
avere la compassione, l'apertura di cuore di dire: ok, questa persona è così, so che non lo ha fatto apposta, sono pronto a perdonarla, però è anche vero che avete la possibilità di dire da adesso in avanti, però non permetto più un comportamento così. E avete anche la possibilità di avvisare l'altra persona. Quindi, ok, è andata così, non l'hai fatto apposta, posso provare a capire che cosa ha mosso questo tuo comportamento, quali sono stati i motivi. Posso anche perdonarti, ma non sono più disposto o disposta ad accettare questo tipo di comportamenti nella mia vita. Quindi, se vuoi avere a che fare con me, cerca di cambiare il modo di fare fondamentalmente. Ricordatevi sempre che ognuno ha il libero arbitrio di dire di no, ok? Perdonare scioglie karma, ma non vuol dire che automaticamente dobbiate riprendere la persona nella vostra vita, ok? Bene, amici di Gemelli, fatemi sapere come vi risuona la lettura. Io spero che comunque vi sia stata d'aiuto. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Se volete supportare il canale, potete anche lasciare una donazione o abbonarvi. Ricordo che ci sono 2 fasce di abbonamento e che i video in esclusiva per gli abbonati escono il sabato. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!